Ciao a tutti! Oggi siamo nel sud della Francia, sulla Costa Azzurra, in una città famosa per il suo lungomare, gli eleganti ritrovi per i VIP e la storia del cinema. Eccoci a Cannes. Guardate questo video fino alla fine per conoscerne le principali attrazioni. Iniziamo la nostra passeggiata sulla Croisette, un lungomare di 2 chilometri. Da una parte vediamo la splendida Costa Azzurra, dall'altra negozi di lusso e hotel per i VIP. Qui vediamo ad esempio il famoso Hotel Carlton, costruito nel 1910. Cannes è famosa anche per ospitare ogni anno il Festival del Cinema, fin dal 1946. E forse proprio per questo, nel 1952, dentro questo hotel, fu girato un film di Alfred Hitchcock, interpretato da Grace Kelly e Cary Grant. Una curiosità è che le guglie dell'hotel sarebbero modellate sui seni dell'attrice e ballerina spagnola Bella Otero. Chissà se è vero. Continuiamo la nostra passeggiata per la Croisette e mentre camminiamo accanto all'azzurro mare di una costa che più azzurra non si può, vi svegliamo una curiosità. Pochi sanno che questo lungomare una volta era solo dune e paludi. La zona fu bonificata nel 1890 per venire incontro alle esigenze dei turisti e dei pellegrini, anche italiani, che si recavano verso l'abbazia di La Rance, sull'isola di Saint-Honoré. Consigliamo di prendere il trenino turistico che dalla Croisette compie un giro per la città passando per la vecchia Cannes, cioè per il quartiere Souquet, e arrivando al vecchio castello. In questo quartiere si snodano stradine pavimentate con ciottoli e raggiungendo la sommità si gode di un ottimo panorama della città e della costa. Comunque è proprio qui, su questo castello, che trovate la grande scritta Cannes, ben visibile anche da giù, in cui potervi fare un selfie. Mentre eravamo qui, ne abbiamo approfittato per entrare nella chiesa di Notre-Dame d'Espérance, costruita tra 500 e 600, ma ancora in stile gotico. Scendiamo ora verso il porto. Qui ci imbarcheremo per l'isola in cui visse la Maschera di Ferro. Eccoci sulla barca diretti all'isola di Santa Margherita, a poco più di 1 chilometro di distanza dalla costa. Intanto non dimenticate di iscrivervi al canale. Approdati al molo, saliamo per questi sentieri per giungere al Fort Royal, perché questo non è un luogo qualunque, ma è proprio il carcere in cui la famosa Maschera di Ferro fu imprigionata. Su questa persona non si hanno molte certezze, se non che fu detenuto durante il regno di Luigi XIV, soggiornò a lungo qui e morì a Parigi nel 1703. Pare fosse costretto a indossare una maschera di velluto in volto, tenuta da cinghie di ferro per renderne invisibili i connotati. Si trattava probabilmente di un prigioniero di alta estrazione sociale, in quanto gli era riservato un trattamento di favore e non privo di lussi, come vestiti costosi o la possibilità di suonare la chitarra in cella. Insomma, cercavano di fornirgli tutto ciò che potesse desiderare, tranne la sua libertà. Gli era infatti consentito togliersi la maschera solo in presenza del medico e per mangiare. Visse proprio qui, al Fort Royal, in questa stanza, mentre quest'altra era riservata al suo valletto. Entrò in questo carcere nel 1661 e vi restò fino al 1698, quando fu trasferito alla Bastiglia di Parigi, dove morì nel 1703. Della sua storia, piena di mistero, si occupò Voltaire e poi fu romanzata da Alexandre Dumas. Secondo Voltaire, la Maschera di Ferro era il fratello del sovrano Luigi XIV, figlio illegittimo della madre. Saputolo, Luigi XIV lo fece rinchiudere per sempre in carcere, nascondendolo alla vista di chiunque per evitare alla casa reale il disonore di una nascita illegittima, dicendo: «La sua prigionia non fa torto ad altri che a lui e ha prevenuto grandi sciagure». Ma se questa è l'ipotesi più suggestiva e che va per la maggiore, ci sono ipotesi minori come quella in cui il prigioniero era in realtà un figlio illegittimo dello stesso Luigi XIV, oppure un nobile inglese
o il padre naturale dello stesso re. È probabile che questo mistero, che all'epoca era anche un segreto di Stato, sia ormai sepolto assieme ai protagonisti di quei tempi e che non dipaneremo mai la matassa. La maschera di ferro però non fu il solo ad essere stato incarcerato qui. Vennero create più celle in cui imprigionarono anche dei pastori protestanti. Arrivati qui veniva loro imposto il silenzio. Non potevano parlare con nessuno, nemmeno tra di loro, sebbene cercassero di comunicare con l'esterno incidendo le loro notizie su lastre di pietra, che venivano però scoperte immediatamente. Tuttavia, ciò che veniva sanzionato maggiormente, con pene corporali, era il canto dei salmi. Non era infrequente per questi pastori arrivare anche alla pazzia, oltre che alla morte. Questo forte non racconta solo la storia della prigione. Infatti, nella prima parte della visita al museo potete trovare resti di anfore romane che indicano che questa isola era già abitata 2000 anni fa. Il forte viene oggi usato come ostello da gruppi o comitive, perché si trova in un contesto molto verde e che offre la possibilità di svolgere diverse attività. Tornando verso il porto, allunghiamo un po' la strada, passando per questi boschi, arrivando ad un bellissimo punto panoramico da cui ammirare il mare. Dopo esserci rilassati, facciamo ritorno a Cannes riprendendo la barca. Non dimenticate di iscrivervi per vedere altri video della Costa Azzurra e di altre destinazioni. A presto!